In questo video stiamo testando il Fiduce, ammesso che si dica così, SL40X. Come suona? Scopriamolo insieme. Allora, io non so assolutamente come si pronunci questo microfono. Fiduce, Feduce, non lo so. Mi scuso su questo, ma non lo so. Se tu lo sai, commenta questo video e spiegami come si pronuncia, così finalmente lo pronuncerò nel modo corretto. Allora, è un microfono molto interessante, soprattutto rapportato al prezzo, perché dovrebbe costare intorno, potrei sbagliare, quindi ti metto i link in descrizione, intorno ai 40 euro la versione, questa qui solo XLR, e una sessantina d'euro la versione XLR USB. La versione XLR USB è interessante perché ha una porta USB-C dietro, ha l'uscita cuffie e il gain regolabile sul corpo del microfono. È un microfono costruito in metallo, è molto resistente, lo sai, per me non è un parametro di scelta del microfono se è di plastica o di metallo. Sicuramente se è di metallo è più resistente, forse riduce meno le interferenze dall'esterno, forse suona anche meglio. Ti basti sapere che questo è di metallo, quindi non è plasticoso, assolutamente no. È un microfono dinamico, quindi non necessita delle 48 volt. In questo momento sta entrando dentro il mio Tascam Mixcast 4 con un gain di 35, quindi è un microfono che non richiede neanche troppa spinta, quindi qualsiasi scheda audio riesce a gestirlo tranquillamente. È un microfono che ha un pattern polare cardioide, quindi prende soprattutto ciò che arriva davanti, poco di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. È un microfono che mi ha sorpreso molto. Durante i vari test che ho fatto, il suono di questo microfono mi ha ricordato in tantissime occasioni, sempre in realtà, un altro microfono della Shure, ovvero l'MV7. Ok. Addirittura sul sito della Fiduce si parla di Voice Isolation Technology, che era quella, non credo sia stata brevettata da Shure, ma era quella tecnologia che permetteva al microfono di concentrarsi meglio sulla voce, isolando di fatto tutto ciò che c'era nella stanza. E questo era uno dei punti, secondo me, molto importanti dello Shure MV7X. Oltre al suono molto scuro, come stai sentendo anche questo è molto scuro, era uno dei punti di forza dell'MV7 che mi piaceva veramente tanto. E lo ritrovo dentro questo microfono, che però costa infinitamente meno. Ora, io non so come hanno fatto questi Fiduce a creare un microfono che costa così poco e suona così bene, però sinceramente sono rimasto veramente molto colpito. Ho scelto questo microfono perché in tantissimi mi hanno commentato i video o mi hanno addirittura scritto in privato, su Instagram, su Telegram, eccetera, dicendomi Ale, perché non provi il Fiduce? Lo so, spesso mi chiedete di provare microfoni, a volte microfoni super costosi che non riesco a permettermi perché questo è il mio canale, soprattutto se non siete abbonati neanche con €1 al mese, insomma, le richieste sì, ma fino a un certo punto, ok? Se vi fa piacere mantenere attivo questo canale e permettermi di provare tutta una serie di microfoni, c'è un abbonamento anche da €1 al mese, quindi niente, però mi permette di andare avanti, quindi magari controlla qui sotto, c'è un tastino abbonamenti e vedi se ti va, io ne sarei davvero felice. Ok, dicevo, quindi ho preso questo microfono su Amazon, l'ho trovato in offerta, l'ho preso ed ero un po' scettico perché sai, tutti questi marchi strani, nuovi, non sempre sai come suonano. Soprattutto potrebbero essere meteore, fanno un microfono e poi scompaiono. Questo qui mi ha veramente colpito, ti dico la verità. È un microfono che non mi aspettavo. Tu adesso lo stai sentendo pulito, quindi questo microfono sta entrando pulito nel Tascam Mixcast 4, non verrà applicato nessun effetto e in post-produzione semplicemente regolerò il gain a meno 14 lufs. È un microfono interessante sia per la forma, perché è identico, comunque assomiglia tantissimo, non solo allo Shure, ma a tanti altri microfoni simili. Però il fatto che sia tutto in metallo, il fatto che sia molto focalizzato sulla voce, lo rendono una scelta molto interessante per chi sta iniziando a fare podcast, non c'ha tantissimi soldi da investire, oppure ce li ha ma vuole investirli con oculatezza, quindi fare un piccolo passo alla volta. Questo microfono sicuramente può essere un microfono interessante. Non è il microfono più definito del mondo, ovviamente, lo senti, il suono non è molto definito, però, come dire, il fatto che sia così scuro, quindi non è quelle cose squillanti, quelle cose troppo chiare che non vanno bene sulla mia voce, non mi piacciono come suono, ma qui è una questione di gusto. Questo microfono, essendo così scuro, essendo così preciso ed essendo così focalizzato sulla voce, secondo me può essere veramente una valida alternativa.
Detto questo, ho trovato in rete, prima di fare questo video, ho voluto vedere un po' gli altri che cosa ne pensavano di questo microfono, e ho visto che alcuni lo paragonano allo Shure SM7B. Ora, una cosa è paragonarlo all'MV7, una cosa è l'SM7B. No, no e no. Ancora una volta no. Perché? Perché sono due microfoni completamente diversi, quello suona in un altro modo, ok? Non c'è questo paragone, ma questo si avvicina. Lo so che c'è sempre questa voglia di paragonare microfoni e dire compra questo perché è uguale a quello. No, non sono uguali. Non sono uguali. Possono suonare bene, possono essere simili? Sì, ma non sono uguali. Quindi questo qui è molto simile all'MV7. Quindi se stai pensando di comprare quel microfono che costa 100, non mi ricordo quanto, 160 euro, ti metto il link in descrizione, questo qui costa 40 euro. Più o meno, poi Amazon lo sai, ci sono alti e bassi, il prezzo aumenta, diminuisce, eccetera, eccetera. Quindi mi faceva piacere fare questo video perché sono veramente sorpreso da questo microfono. È uno di quei microfoni che secondo me bisogna avere. Bisogna avere perché se vuoi fare un podcast anche a più voci e non hai tutta questa possibilità di spesa, comprare 2, 3, 4 di questi microfoni è quanto comprarne uno. Un MV7 della Shure probabilmente costa quanto quasi 4 di questi microfoni. E capisci? Metti un po' sul piatto della bilancia questa differenza economica. Io sto parlando tanto perché ti voglio far sentire questo microfono sulla mia voce. Allora, è un microfono interessante e ti faccio vedere una cosa. Non so se hai visto già il video di unboxing, però... Ok, ho tolto la spugna. È una spugna tutto sommato non male, non è la migliore spugna del mondo, ma non è malissimo. E questo microfono, adesso credo che tu stia sentendo il suono senza la spugna, perché alcuni di questi microfoni suonano molto bene anche senza spugna. Come ho detto nel video di unboxing, dove ho smontato appunto la griglia protettiva, la capsula è proprio alla fine del microfono, quindi bisogna tenere una certa distanza. In questo momento io sto parlando più o meno 4 dita della mia mano, che sicuramente non è piccola, di distanza dal microfono. E è fuori asse, come puoi vedere, in modo tale da evitare che le P e le B entrino e diano fastidio al microfono. Anche senza spugne questo microfono suona bene, forse è leggermente meno scuro? Dimmelo tu, che cosa senti? Potrebbe essere così, perché lo sai, le spugne vanno inevitabilmente a tagliare delle frequenze della voce. Ok, provo a rimettere la spugna. Credo che ci sia un po' di differenza, ma non chissà quanta. Però adesso sembra un pochino più scuro. Che dirti? Te lo consiglio? Ma sì, non riesco a dirti di no, sinceramente. Non riesco a dirti di no perché è un microfono che costa pochissimo e suona decentemente, quindi assolutamente sì. È un microfono anche leggero, quindi non hai bisogno di chissà quale asta per reggerlo. Io ho fatto dei test, io ho qui un'asta della Neewer, che ce n'ho due in realtà, 2 modelli, uno precedente e uno successivo, poi ho visto che ne è uscito ancora un altro molto più interessante, ma sono aste per microfoni dove ci ho messo anche microfoni super pesanti, veramente super pesanti, non si sono mosse di 1 millimetro e sono molto simili a quelle della Rode. Sono le aste che io consiglio perché costano 40-50 euro e reggono qualsiasi tipo di microfono. Ci ho messo veramente anche i microfoni più pesanti che avevo, ma non si sono mosse di 1 millimetro, quindi benissimo. Però questo è un microfono tutto sommato leggero, quindi anche se hai un'asta super economica non dovresti avere grossi problemi, poi dipende sempre dall'asta che hai, però in linea di massima va bene così. Ok, nei prossimi video io vorrei testare, non subito ma nelle prossime settimane, vorrei testare questo microfono con tutta una serie di altri microfoni più o meno nella stessa fascia di prezzo per farti sentire il loro suono. Quindi immagino l'Audio-Technica T2040, immagino il T-Bone MB7 Beta, immagino il Maono PD200X e non mi ricordo quali altri microfoni. E poi vorrei farti un test anche con lo Shure SM7B. Lo Shure SM7B contro tutti questi altri, in modo da sfatare il mito che questi microfoni suonano uguale all'SM7B. Ok? Quindi direi che per questo video è tutto. Io ti ringrazio e se hai domande, dubbi, curiosità, insomma, lo sai benissimo. Io te lo ripeto, ma tu lo sai. Commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ok? Ti ringrazio e alla prossima settimana. Ciao!